Imprevedibile? Scopriamolo insieme. Le cause. Distanze falsate nello specchio sinistro del tir, cambio corsia troppo rapido del tir, mancata segnalazione del cambio corsia. Una situazione che ci può capitare, ma l'incidente può essere evitato? Sì, certamente, ma ci vuole esperienza di guida. Il sorpasso fra tir. Il sorpasso fra mezzi lunghi e pesanti dotati di rimorchio è una manovra complessa che richiede abilità e molta attenzione nella guida. Bisogna perciò tenere presenti alcuni fattori che analizziamo di seguito. Autotreni ed autoarticolati sono automezzi di massa notevole, anche molto di più di 12 tonnellate, quindi con accelerazione e capacità di ripresa molto lente. Sono dotati di limitatore di velocità che non permette loro di superare i 90 km all'ora. Per il sorpasso possono occupare solo la seconda corsia per il tempo più breve possibile, necessario a completare la manovra, limitando l'intralcio agli altri veicoli più veloci. La fase di affiancamento nella seconda corsia al veicolo da sorpassare dura molto, poiché la differenza di velocità fra i due è minima, quindi il tempo necessario a completare la manovra è notevole. Visuale dall'interno della cabina di guida. Prima di spostarsi a sinistra, il conducente si avvicina il più possibile al tir che vuole sorpassare, per limitare al minor tempo la permanenza sulla corsia di sorpasso. Questo è un segnale inequivocabile dell'intenzione di sorpassare. Visuale retrolaterale sinistra. Lo specchietto laterale sinistro non riesce a inquadrare la prima corsia perché il rimorchio è più largo della motrice, quindi il conducente non vede i veicoli dietro di lui sulla prima corsia finché non si spostano sulla seconda. Inoltre falsa le distanze allungandole. Ricordalo per la tua sicurezza. Visuale retrolaterale destra.
specchietto laterale destro è fondamentale per il rientro nella corsia di destra senza tagliare la strada al veicolo appena sorpassato, tenendo conto della lunghezza del rimorchio. Torniamo al nostro incidente. Auto gialla. Si è spostata per tempo sulla corsia di sorpasso in modo da essere vista dai due tir che intende sorpassare. Tuttavia non prevede che il primo tir voglia spostarsi in sorpasso con una manovra improvvisa senza segnalare con l'indicatore di direzione. L'auto gialla non può nemmeno spostarsi con una manovra di emergenza sulla terza corsia impegnata dall'auto verde che la sta incalzando. Impatto inevitabile. Come evitare l'incidente? È bene portarsi sulla seconda corsia quando si è ancora distanti dai tir che vogliamo sorpassare, per avere una migliore visuale in prospettiva e rendersi più visibili da essi. Se i due tir sono molto vicini, quasi certamente il primo sta per sorpassare il secondo e forse non segnalerà il cambio di corsia con un indicatore di direzione. Assicurati di avere libera la terza corsia per fare la manovra di emergenza, perché non riusciresti più a frenare per evitare l'impatto. Questi sono gli accorgimenti del guidatore esperto. Buona guida!